Per chi magari sa di cosa parlo, di tibia e perone rotti, sa cosa vuol dire, insomma. Subito all'inizio ero contento di essere vivo. Il mondiale è stata una giornata assurda, cioè. Fare ottavo al mondiale dopo la rottura di tibia e perone, neanche lui pensava che fosse possibile. Non so ancora come sia stato possibile una cosa del genere, però è stato davvero incredibile. Oggi ragazzi non siamo con un semplice biker, siamo con un ragazzo classe 2000 che sta dimostrando quanto vale e quanto ancora può crescere. L'anno scorso, dopo un incidente stradale che gli procurò la rottura di tibia e perone, a metà stagione tutti lo davano per finito. E invece è tornato, nel giro di 3 mesi ha fatto ottavo al mondiale cross country e ora negli ultimi mesi sta dominando il cross in Italia. Si è preso la maglia da campione italiano e sta facendo risultati e piazzamenti incredibili anche a livello mondiale. Oggi cercherò di stargli a ruota. Spoiler, impossibile. E scopriremo tutti i segreti di Filippo Fontana. Ciao. Ciao, Filippo. Oggi passeremo 24 ore con Filippo Fontana. Ieri ha corso in Coppa del Mondo. Com'è andata? Bene, dai, sono un po' stanchino, arrivati tardi, di solito quando si viaggia così in Belgio è comodo perché sono gli aeroporti qua vicini, però giustamente sono giornate un po' faticose. È andata bene, ho fatto nono. Nel corso del video capirete quanto Filippo ami il fango, ma ieri è riuscito a portarsi a casa una top 10 nonostante il percorso non fosse per niente adatto alle sue caratteristiche. Era asciutto e veloce. Non ho mai fatto una gara di cross, siamo arrivati, caldo. Siamo stati là tranquilli a prendere il sole, prove tranquille, senza fango, senza merda, senza pioggia. Cambiati, fatto la gara, andate a casa. Beach pulite. Oggi è lunedì e sono andato a trovarlo nella settimana più importante della E stagione. adesso questa è la settimana del mondiale, quindi siamo un paio di giorni a casa e poi mercoledì si tornerà via. Bene, quindi stai bene? Sì. Non ho mai corso a Ulst e dovrebbe essere abbastanza adatto a me, spero anche in realtà un tempo un po' diverso da quello che abbiamo trovato le ultime gare, che era asciutto. Sì, in ogni caso è un bel percorso con delle rampe a piedi, però sì, sai, se c'è fango è meglio per me, sono sempre quella speranza lì, dai, vedremo. Non so cosa voglio dire perché non c'è pioggia, ma c'è solo l'apertamento. Beh, però bene, vuol dire fango. Forse sì, dai, speriamo. Però non vedo pioggia, coperto. Non serve neanche che piova tanto, magari là basta un po' di pioggerella, che faccia un po' di fanghetto schifoso. Umido, c'è l'angolo. Sì, ma ieri guarda che era caldissimo. Sì? Sì, madonna. Bene, ora sono le 8:30, andiamo su che devo ancora fare colazione e poi faremo un giro in bici, parleremo anche un po' di altre cose. Andiamo a fare colazione però adesso. Sì. Solitamente cosa mangi? Mangi sempre le stesse cose o vari a seconda dell'allenamento? Più o meno sì. E giustamente se c'è una giornata di scarico, se sono lunghi lavori, soprattutto lunghi, magari mangio un po' di più, soprattutto a livello di carboidrati. Però se no di base sono abbastanza simili, c'è la base proteica che di solito sono olio uova o prosciutto e poi un 80-100 grammi di carboidrati con pane, fette biscottate, quello che capita. Le pesi le cose solitamente o vai un po'? No, cioè magari l'ho pesata inizialmente, poi una volta che spendi l'occhio, le misure e basta, sì. Avete un nutrizionista della squadra, ne hai uno te, fai da solo? Come sei No, ne organizzato? ho uno io, una nutrizionista, Luisa Piva si chiama, sì, mi segue lei da un paio di anni, un anno e mezzo, e così insomma. Ok. Sì, ho parto un po' di integrazione, adesso qua ho lo zaino di ieri, dovrebbe esserci un po' di roba. Vabbè, qua sembra un drogato, ma non è. Un po' di ferro, magnesio, poi dopo colazione vitamina B, vitamina D, omega la sera e un po' di fermenti adesso questa settimana, che di solito le settimane che viaggio, che vado via, che mangio qualcosa di diverso, cambia l'alimentazione. È una cosa che mi ha aiutato tantissimo negli ultimi anni, e fare dei cicli di fermenti o prendere comunque periodicamente dei fermenti quando sono via soprattutto mi ha aiutato tanto a stare stabile con l'intestino, che io avevo spesso problemi, semplicemente solo cambia l'alimentazione andando in posti diversi, quindi anche quello questa settimana devo ricordarmi di prendere. 3 uova tutte le mattine. Sì, di media più o meno 3 uova al giorno e mangio. Poso il bar, cocchina oggi, andiamo a casa Prezzili. E crema di nocciola. Sì. Ma alla fine sono a carbo anche questi. Sì, no, infatti, non calcolati per no. Sono extra. Gratis, sì. Sì, comunque colazione ci sta, anche io a volte faccio fatica a mangiare. Mangiare è una roba, cioè, che ti fa mangiare in più di solito. E io a mangiare il giusto e sennò Sì. generalmente vado a tirare anche indietro, senza pensarci. Facciamo un paio di ore in mountain, mi ha detto. Carico in mountain, ci sta, vado sempre a farmi i giretti, se devo fare un'oretta e mezza, 2. Comunque la bici che uso di più anche d'inverno, forse l'unica eccezione è stata
stato quest'inverno perché comunque il cross l'ho fatto un po' più intensamente. Dicembre, inizio gennaio ero su in Belgio e là sono sempre andato con la bici da cross. Mentre invece d'estate usi a volte la cross? Ogni tanto fai qualche sessione di allenamento con la cross d'estate? O no, la lasci da parte? No, cioè cross proprio no, zero. Da un paio di anni a sta parte vado tanto in gravel anche d'estate e soprattutto d'inverno, anche là lunghi eccetera per via del meteo. Cioè tipo la bici a strada non la tocco mai generalmente d'inverno. E anche d'estate la uso, però là vabbè un po' meno, giustamente strada si sta un po' meglio con il caldo. Poi vabbè ogni tanto faccio anche sentieri a mountain bike con le gravel, però vabbè, dipende. Poi ripeto, anche solo usarla per stare fuori dalle strade, fare strade minori eccetera, e poi quando c'è bisogno fare dei lavori mi butto fuori sulla salita, li faccio e poi torno dentro fuori dalle strade principali, diciamo. Secondo me quello è il senso, una bici così che può portarti fuori da dei pericoli, diciamo. Sì, è vero. Questa è quella che ho usato nel 2025, in realtà sì, ci sono anche tutte le coppe che ho fatto qua. Questi sono i bollini non so se la gente lo sa, che nello short track viene messo questo bollino perché poi è il telaio che devi usare anche la domenica, non puoi cambiare bici tra una gara e l'altra. Quindi sì, questa è la testimonianza che le ho fatte delle gare. sì, è stata la bici che ho tenuto perché alla fine è quella con cui ho fatto i risultati migliori di tutta la mia vita. È stato un anno particolare con l'infortunio eccetera, poi rientro al mondiale, quindi rimarrà in collezione questa. Ma quando vuoi tenerti una bici come funziona? Devi comprarla pagandola oppure dici me la voglio tenere, te la lasciano e basta? A noi la squadra ce le lascia, poi ogni squadra ha la sua politica a riguardo, sì. Perché la scelta di rimanere nei Carabinieri? Cioè, nel senso, hai fatto tanti risultati, è una squadra importante, però ci sono tanti team più rinomati, cioè anche vedendo Luca che a un certo punto è andato via in un'altra squadra. Beh, il progetto è sicuramente quello di rimanere. Con Olimpia diciamo che hanno un bel progetto di crescita per i prossimi anni e quindi ho tutti gli interessi a partecipare, insomma a far crescere la squadra eccetera. Sì, io penso che un atleta abbia bisogno di delle cose per potersi esprimere al meglio, e una volta che le ha allora non ho nessun interesse ad andare in una squadra dove posso avere di più, sì, però il rapporto è diverso eccetera. Adesso con Daniele, che sia stato per tanti anni il mio compagno di squadra, adesso prenderà il posto di direttore sportivo. Ho un bellissimo rapporto e quindi voglio continuare per questa strada e vedere dove ci porterà, dai. Poi logicamente non posso sapere cosa farò da qua a 10 anni, per ora il percorso è questo, dai. Per entrare all'interno dei Carabinieri devi fare il concorso da carabiniere normale o una cosa simile, oppure entri in un team come un qualsiasi altro team? Nessuna delle due in realtà, perché il concorso dei Carabinieri per entrare all'interno del centro sportivo è pubblico, quindi ogni tot anni, quando hanno interesse a tirare dentro qualcuno, come in questo caso hanno aperto un posto per 2 donne, il concorso è pubblico, quindi possono fare domanda a tutti. Si va giù a Roma per 2 o 3 giorni di visite dove vengono selezionati in base al ranking, nel nostro caso USAI, e vengono presi e poi ci sarà un corso formativo che comunque non è come quello dei carabinieri normali, molto ridotto. Ma poi a fine carriera, volendo, puoi entrare all'interno del corpo dei carabinieri oppure è solo una questione sportiva? Una volta che finisce la carriera sportiva finisce tutto? Beh, noi di base siamo carabinieri al 100%, carabinieri distaccati per attività sportiva al momento. Una volta finita la carriera sportiva, non ottiene più risultati, viene mandato a lavorare diciamo dal centro sportivo, può decidere di rimanere dentro. C'è un ulteriore corso di formazione da fare, però un posto di lavoro per chi è interessato assicurato ovviamente. Sì. A posto. Subito salita. 16 secondi di attività e già si sale. Che giro facciamo? Ma oggi purtroppo è la settimana del mondiale, quindi non ci sarà spazio per grandi giri, giro di scarico, non ho lavori ovviamente da ieri ho corso e basta, fa un po' di tecnica. Io ne approfitto sempre per fare un po' di tecnica i giorni di svago, anzi direi che la faccio tutti i giorni, però comunque anche quando ci sono da fare distanze, giorni di lavoro, prediligo sempre la mountain, sempre per il solito discorso anche del freddo, che secondo me si sta meglio anche se c'è da fare 4-5 ore in bici in mountain, e poi perché comunque è la bici che devo usare tutto l'anno e quindi abbandonarla per 2-3 mesi d'inverno non sarebbe fattibile, diciamo. Cerchiamo di fare un po' di sentieri belli usando del fango. E mi stavi dicendo prima giro di scarico classico con i bike? Il maggior utilizzo che ne faccio appunto per giorni di scarico o addirittura giorni di riposo dove voglio fare qualcosa di diverso, prendo e vado con le bike. Però anche nello scarico ho trovato grandissimi benefici. I giorni dopo ti parlo di scarico magari un'oretta così, far girare le gambe, alla fine è come farsi un'ora di dietro macchina, però sì, ovviamente con tecniche incluse, quindi è davvero interessante.
e comunque scarico adesso un po' meno. Prima eravamo a 2,60. Sei almeno in Z2. Non so, no, neanche i battiti, quindi... Ah, che importanza dai ai numeri, ai valori, quanto li guardi? Io penso di essere uno che non è che dà troppa importanza considerando quanta ossessione ci sia verso i dati adesso. Mi piace, sì, è interessante, sono importanti perché comunque sono uno strumento con cui lavorare come altre cose, quindi è giusto utilizzarli. Io ho davvero corso tantissimi anni, ma davvero tanti anni della mia vita a sensazione, nonostante sia stata una cosa negativa sotto certi punti di vista, perché allenarsi con metodo e con i dati è importante, però mi ha insegnato a comunque dare molta importanza anche alle sensazioni, che anche quelle sono uno strumento da utilizzare insieme alle altre cose, quindi bisogna unire perfettamente le due cose, perché io non sono una macchinetta, quindi devo anche dare ascolto al mio corpo ogni tanto. Ma quali sono più o meno i numeri per fare una top 10 in Coppa del Mondo? Cioè ti posso dire come chiudo le... A parte che in Coppa generalmente corro anche senza i watt, quindi le gare dove ho fatto top 10 in Coppa non ce li avevo neanche, però indicativamente io peso meno di 60 kg e quelle gare là le chiudo a 3,30 normalizzati. Ah, di mountain, ok. Però se non hai proprio idea, cioè non è che mi sento un corridore, a parte che peso anche poco, però sì, non sono un corridore che sprigiona watt in una maniera esagerata, soprattutto come dicevo do anche tanta importanza alla tecnica, è un mio punto forte su cui mi sono sempre sentito bene e sicuro, e quindi sì, penso di essere anche abbastanza efficiente nella pedalata, nelle gare di mountain bike, soprattutto quelle tecniche, quindi sai, magari normalizzati appunto con dei dati che vanno presi un po' Sì. come indice. Oh shit. Oh. Minchia, non me l'aspettavo che girassi. Devo segnalare? Sì. Adesso è tutto facile all'inizio e sì, boh, vai del tuo ritmo, cioè se vedi che certi punti non puoi farli alla cieca magari guarda Sì. bene. Wow, che figo, madonna mia. Bellissimo qua. Questa è la cresta di Vittorio, si capisce perché è la cresta. C'è anche la neve, guarda che roba, esperienza esclusiva. Magari prendila qua a sinistra, un po' meno. E qua, guarda, qua c'è un pezzo tecnico per fare un video, non so. Ok. Non rende niente dal video, ma vi assicuro che è veramente complicato perché è in contropendenza queste pietre e ragazzi non è uno a caso lui, e se fa fatica lui vuol dire che dovete fidarvi ed è veramente tecnico. Io faccio praticamente ogni volta che parto da mountain bike perché che non vado nell'altra direzione, poi Fai sempre questo. sì, parto, vengo giù a Vittorio, faccio la prima mezz'ora qua e poi parto per andare in altri punti. Quindi. Dopo probabilmente faremo un'altra salita lì e poi quello è il Monte Altare,
Ok. C'è tutta una serie di sentieri anche là, vabbè, molto più facili, dove ho iniziato ad andare in bici da esordiente in mountain bike, ho imparato ad andare là, un po' dentro e fuori lì. Ok, va Perché bene. ovviamente sì, oggi non c'è spazio per andare troppo oltre, però dai. Sì, sì, va benissimo. Pippo! Ah! No! Purtroppo ho rotto il supporto della Insta, quindi riprenderò qualcosa col telefono, magari in certi punti mi metto a fare dei video a lui. Mi spiace, peccato. Volo incredibile fatto, meno male che sono caduto giù nel morbido. Non so cos'è che avete visto voi, probabilmente un po' di movimento. Mi sa che sono scivolato su quella radice là dietro. E poi, boh, l'ho persa e sono andato giù. Ma è di un viscido incredibile. Poi, vabbè, non è che sono dietro a uno a caso. Cioè, sono dietro a uno dei migliori al mondo in discesa. Cioè, si può dire questo. Oh sì, dai. Almeno spero di sì, dai. togliendo quelli che fanno downhill e enduro. Secondo me sì, si può Oggi dire. le condizioni, già i sentieri sono abbastanza challenging, quindi le condizioni così è top. Poi adesso dovremo andare in una parte un po' più asciutta, qui ovviamente è coperto. Ieri ha fatto un botto di acqua perché il terreno è bello bombo, quindi abbiamo trovato dei tratti abbastanza viscidi. Sì. Adesso da qui si prende una salita famosissima, forse la più famosa di Vittoria, San Lorenzo. Sì, effettivamente salita molto bella. E qua ora si rientra nei sentieri. Monte Altare, il complesso di sentieri davvero grande, nonostante la zona sia abbastanza piccola comunque. E niente, sì, faremo qualche giretto qua, dai. Ok. Comunque io ho capito perché tu vai forte quando c'è il fango, perché qua è di un viscidume incredibile, non tiene niente. No, effettivamente sì, crea una bella sensibilità ai terreni qua. Per quello che consiglio io in realtà è sempre di andare a allenarsi anche col fango, non aver paura di sporcarsi, proprio perché se non ci si allena in determinate condizioni poi si ha difficoltà quando si trovano, soprattutto in gara, quindi davvero fin da piccolo che sono abituato a girare nei campi anche quando pioveva dopo scuola, quindi probabilmente è una cosa che ci viene anche naturale. Soprattutto mi piace, le condizioni fangose mi piacciono troppo, cioè è bello sentire la ruota che non dà confidenza, è bello, dà una sensazione di brivido in più. Così. Ma più il fango così un po' viscido o il fango pesante? Il fango pesante oh sì, è un po' una palla, nel senso Una sì, palla. è duro soprattutto trovarsi in gara, anche le bici sono messe a dura prova con i passaggi di fango, soprattutto le mountain bike. Io parlo proprio di quel viscido come oggi che insomma comunque crea quel brividino. Che ci sguazzi dentro sì, te. Esatto. Pausetta bar e anche pranzo. Sì, oggi generalmente nei giorni di scarico sto abbastanza leggero e come carbo soprattutto a pranzo, a cena poi carico sempre abbastanza, però sì, a pranzo sto abbastanza leggero quando non ho fatto lavori o lunghi eccetera, quindi sì, anche a casa magari faccio delle piadine toast o comunque piatti freddi, così, le giornate easy ci sta. Ci sta. Ma se dovessi scegliere tra mountain e cross, È un mountain tutta la vita, cioè mi piace fare mountain, magari il cross avrei potuto fare molto di più, però il cross negli ultimi 5 anni è la prima volta che lo faccio bene e comunque cioè, ho fatto bene un mese, non è che faccio la stagione completa. Vincere è difficile sia nel cross che nel mountain, perché poi quando arrivi là cioè sei 10 e arrivare nei 10 è difficile. Però cioè, se becchi la giornata storta in una coppa di cross, poi arrivi al decimo, se becchi un mountain bike arrivi vicino al decimo. Io la giornata ci stavo, perché devo fare che ci piove, perché adesso piove, perché non è piove. Grazie mille, ciao, tutto completo. Grazie mille, ciao. E si va verso casa. Oh yes. Beh, vicinissimi 25 minuti. Ah, dai. pensavo Sì. meno. Più che altro sì, bisogna salire un po', quindi faremo 15 minuti di salita, ma anche in più. Sì, sì. Bene, salita finita e ora dovremmo essere quasi arrivati in teoria. Finito.
Giorno che vado alla bici. Bici lavate. Adesso Corridori asciutti, adesso ci laviamo e via. mi stavi dicendo prima che quest'anno, ormai l'anno scorso, hai avuto un grave incidente in una Coppa del Mondo, ma dopo la gara. Cosa è successo? Sì, niente, ho avuto questo incidente dopo lo short track di Leogang dove stavo rientrando in appartamento in ciclabile per un errore mio di una svista delle indicazioni stradali. Ho preso errata appunto un'uscita, ho preso una macchina, ho rotto tibia e perone e poi sono arrivati là gli altri. Il giorno dopo Daniele mi ha detto che sì, 50 metri prima di dove avevo girato io c'era effettivamente l'indicazione che andava a sinistra e c'era il sottopasso del ponte che continuava la ciclabile, però sì, non l'avevo visto. Non l'avevi visto. Esatto. E quindi vabbè sì, non posso neanche dare la colpa a nessuno, per di base è stata sì, colpa mia. E quindi hai dovuto pagare anche i danni a loro? Sì, vabbè, ho coperto l'assicurazione fortunatamente, Ah, ok. però sì. Ho pensato subito all'inizio, ero contento di essere vivo, perché... Ti hai preso bello secco? Sì, ho fatto un volo di 5 metri, penso, in avanti, sì. Sì, ho battuto la testa e avevo spaccato il casco, Ah, ok. e qua dietro proprio. Per 2 settimane, sai, quei mal di testa da trauma cranico, sì, però bene. La maglia dell'incidente di quest'anno per ricordarmi quella caduta e poi me l'hanno tagliata per togliermi in ospedale. Comunque vabbè. Col numero di Logan, così dai, non ci dimentichiamo che siamo fatti male. Sì, era una stagione importante, comunque forse era quella dove avevo fatto l'inverno più diverso di tutti, proprio mirato alla mountain bike, l'avevo preparata bene, la prima Coppa del Mondo di 9 messo ho fatto settimo, quindi sì, avevo vinto diverse gare internazionali buone, quindi insomma ero arrivato con una buonissima condizione pronto per l'estate, sai, quando arrivavano tutte le gare più importanti. E niente, poi è stata stroncata perché l'incidente è stato il 6 di giugno, quindi sì, proprio a inizio estate. Non è che mi sono disperato, anzi ero contento di essere vivo intanto perché è stato un bruttissimo incidente. Ho detto vabbè, la stagione probabilmente era andata. E invece poi comunque l'hai abbastanza risollevata, no? Invece sì, è stato un'estate davvero incredibile, non avevo in testa di correre mondiali o cosa. Dentro di me mi sarebbe piaciuto già solo partecipare, per me sarebbe stata una vittoria incredibile, perché per chi magari sa di cosa parlo, di tibia e perone rotti, sa cosa vuol dire. Insomma, il mondiale era inizio settembre, quindi insomma c'erano appena 3 mesi di tempo per tutto, quindi sarebbe stato una cosa assurda già solo esserci. Io da subito mi sono focalizzato appunto sul pronto recupero, sono sempre stato davvero molto entusiasta anche di tutte le cose che ho fatto, dei piccoli progressi, delle visite, della palestra, della piscina, dei rulli eccetera. È stato fatto tutto per ordine, tutto bene, e alla fine, in men che non si dica, ero di nuovo in bici nel giro di un mese. Poi da lì mi hanno dato il via per la palestra appunto, e per caricare di più in bici ho cominciato ad andarci tutti i giorni. Ho riniziato a correre poi a Léger, anzi sì, la settimana prima di Léger, sempre una gara internazionale in Francia, è andato subito abbastanza bene. Léger a metà gara ero appena entrato nei 20, dopo neanche 3 mesi dall'infortunio ho forato e poi sono arrivato 30esimo. Però beh, il CT Celestino mi ha dato fiducia. Il mondiale è stata una giornata assurda, cioè non so ancora come sia stato possibile una cosa del genere, però è stato davvero incredibile. Penso l'ultimo mezzo giro non vedevo neanche più dove andavo, perché proprio un risultato che oltre ad essere incredibile di per sé, proprio è arrivato dopo un percorso particolare. Sì, incredibile. Non mi sono neanche reso conto dei 3 mesi che sono passati, perché se ripenso a tutto quello che è stato fatto mi sembra ancora impossibile. Mi ha dato anche molti spunti su cui poter lavorare e molte sicurezze sul fatto che se si fanno delle cose in una certa maniera, con la testa che lavora in una certa maniera, i risultati possono arrivare. Puoi arrivarci. Questa è stata decisamente la stagione migliore, con più costanza. Si considera anche l'inverno adesso appena trascorso di cross, che vabbè non è ancora finito, però insomma per quello che è stato assolutamente positivo. Quest'anno secondo me è stato un anno di svolta, sicuramente di cambiamenti sotto tanti punti di vista. Finalmente si è stata raggiunta una maturità tale che mi sta permettendo di riuscire a stare davanti quando voglio, insomma, o almeno di sfruttare le mie capacità quando posso. Una volta ero molto incostante, è una cosa su cui ho sempre voluto lavorare, ci ho messo davvero tanti anni e tanta fatica per arrivarci, e non è stata una cosa semplice. E invece c'hai delle passioni al di fuori del ciclismo? Vedo che ci sono delle chitarre là. Sì, beh, qua la chitarra, te? Sì, io suono la chitarra, e qua vabbè la mia stanza dei pomeriggi, quando ho niente da fare, che non sono impegnato, dove passo il mio tempo,
e appunto suonare. Poi vabbè, io ho la passione per la musica, che vabbè logicamente non trova molto spazio e per ora correndo. Come BB King si è portato la sua nella tomba, che è stato per portarmela io. Una Fender Stratocaster del 2010. Poi questa anche, l'ultima chitarra acustica che ho preso, e una Martin, anche questa tanta roba. Mentre questo è l'ultimo arrivato, che ho voluto iniziare a suonare un po' di basso, e quindi c'è anche lui, mentre là dietro ce ne sono altre due, una con cui ho iniziato e anche un'altra elettrica, con cui la prima elettrica che ho avuto. È sicuramente una cosa che mi piacerà fare una volta che avrò smesso, spero di poterla coltivare meglio, sì. E invece questi Lego? Quella è proprio fine a se stessa, però per chi è appassionato come me magari sa di cosa parlo. Sì, diciamo le 3 passioni principali sono appunto musica, colleziono un po' di dischi e Lego, Sì. e carte, anche le carte, anche se non si vedono. Ah, ok. Carte da gioco? Sì, di Magic in particolare. Ah, sai fare i trucchi di magia? No, di Magic il gioco da tavolo, non so se hai mai sentito, è un gioco degli anni 90. Questa invece è camera tua? Sì, beh, mia cameretta è proprio minuscola ormai. Sì, qua sono i body di tutti i mondiali che ho fatto, con i numeri. Cross, questo è il primo mondiale di cross che ho fatto. Wow. Anche cross, mountain bike, léger da under, i numeri gialli sono quelli da under. Questo da junior. Ah, mi sa che manca... Ah no, eccolo qua. Questo è quello di Transmontana di quest'anno, quindi quello più prestigioso. E qua invece ci sono un po' di foto di ricordi. Sì. Sì, ripeto, è rimasta un po' ferma nel tempo, giustamente. Però è anche bello così. Siamo arrivati nella sua nuova casa, che probabilmente è quella dei nonni. Non ho ben capito, adesso ci facciamo spiegare meglio. Piano terra abitano i miei nonni, io mi sono ristrutturato il secondo, La parte il sopra. primo piano, sì. Ok. Quindi, appunto prima abbiamo visto tutto un po' la mia zona in condizioni un po' precarie, ma giustamente in attesa di essere spostata, quindi non c'è ancora un'organizzazione ben precisa, poi gli riserverò il giusto spazio qui, dai. Qua è pieno di chicche, anche perché c'è la cantina, pieno di bici vecchie di quando correva mio papà, eccetera. Secondo me molti si confondono e pensano cose sbagliate, perché tuo padre correva in bici, ma non è Marco Aurelio Fontana. No, infatti. No, non abbiamo non siete nessun grado parenti. di parentela, esatto, sì. Un po' più vecchio, perché è del 70, quindi si correva a corso, sì, insieme a Marco, però non siamo assolutamente parenti. E mi stavi dicendo che questi sono un po' di suoi trofei. Sì, una volta ne davano davvero a valangate ogni gara, quindi sì, avevamo la casa piena di Di coppe. di coppe, di cose che davano alle gare. Qua c'è la prima maglia che ho vinto con la Sanfiorese l'italiano di cross, e allora l'ho dedicata a mio nonno, gli ho dedicato sta maglia per la taverna. Ormai 10 anni mi sa sono passati, 2016, quindi sì, tutti mettono foto del 2016 e noi facciamo la maglia. Bene, sì, non c'è molto da vedere, ma andiamo in palestra. Ma prima passiamo a salutare i nonni carinissimi che si stavano guardando la gara di ieri di Filippo. I mobili portano dentro tutto domani. A dopo. Ciao ragazzi, Ciao. Gentilissimi i tuoi nonni. Vabbè, qua c'è casa mia. Poi soggiorno. Qua domani dovrebbe andare sulla cucina, anzi deve andare sulla cucina domani, qui, che fa tutto il giro. Poi vabbè, bagno, è già pronto, e poi le camere. Quindi sì, un appartamentino, tranquillo. Ringraziamo Ciolin per il letto. E via, basta, dai. E poi una volta che è sulla cucina è da arredare, e poi Sei è solo più qua? o meno pronta, sì. Beh dai, ci sta da Dio, cioè sei bello largo. Sì, assolutamente, per ora non ho famiglia. E su c'è la palestra. Sì, qua avevo la stanza della caldaia che mi rimaneva praticamente vuota e quindi l'ho adibita un po' a palestra. Anche qua purtroppo, vabbè, è ancora da finire perché per ora c'è giusto l'essenziale. Più che altro, vabbè, il pavimento, ho fatto i calcoli sbagliati, quindi per ora c'è poco pavimento, però vabbè, Ok. in sti giorni ne avevo preso altro che dovrebbe arrivare almeno fino a metà stanza qua. Poi vabbè, qui c'è tutto quello che serve. Io principalmente, vabbè, dipende anche dalla stagione, però sì, squat, stacchi e hip thrust, poi ci sono i cavi per tutti gli esercizi con le gambe, cavigliere, e anche per le braccia quello che serve. E boh, principalmente mancherebbe solo la pressa, che in realtà l'idea c'è di prenderla, e niente, dai, la trovo davvero molto utile. Poi è da un paio di mesi solo che la utilizzo, quindi però è tutta un'altra cosa da averla in casa per comodità, e anche solo per fare 2 botte di richiami. Io che la mantengo diciamo tutto l'anno, visto che avevo lo spazio, l'ho sfruttato Sì, per fatto questo, bene. ho fatto l'investimento, dai. C'è solo la caldaia della casa che rompe un po' le scatole, però volevo mettere tutto il pavimento gommato per terra. Sì, qua ne hai ancora un po' di spazio. E volendo per fare un po' roba. di esercizi corpo Sì. libero, eccetera, avere un po' di più spazio. Per ora ho solo mantenuto lì, però poi mi amplierò un pochino.
Mi raccomando, lascia un punto hype. Ma aspetta, prima di chiudere il video ho fatto a Filippo ancora un'ultima domanda. Gli ho chiesto cosa ne pensa del movimento ciclistico italiano e che consiglio darebbe ad un giovane ciclista che vuole crescere come lui. Ma ricordati che oltre a tutto quello che sta per dire, per andare forte devi anche iscriverti al canale. Fallo, ne vale della tua carriera. Il movimento ciclistico adesso è, non voglio dire che è in crisi, però è un momento difficile per un giovane, secondo me, emergere. Davvero dal profondo mi sento di dire di davvero divertirsi. Andare in bici deve essere un divertimento in primis, perché se ci si diverte le cose si fanno molto più volentieri. Poi pian piano arriveranno anche l'ora degli impegni, delle ore anche quando non si vogliono fare, di tutte quelle robe che poi ci stanno dietro, però di base se un ragazzo vuole uscire e pensa solo a dover fare una salita perché si deve allenare per far bene la gara, allora secondo me non è lo spirito giusto, diciamo. Io e tanti altri come me della mia generazione o comunque prima, che ho visto che hanno avuto successo ciclisticamente parlando, li ho visti tutti divertirsi da giovani e non c'è stato altro. Poi vabbè, erano anche tempi diversi, però la bici era appunto un divertimento, le cose si imparavano perché si aveva voglia di fare, di stare fuori all'aria aperta, giocare eccetera, e di conseguenza poi sono arrivati anche i risultati, sono arrivate delle belle soddisfazioni e gli impegni, giustamente, come è giusto che sia. Bene, grazie mille, io ti ringrazio per la giornata passata insieme. Vi ricordo di iscrivervi, lasciate punti hype qua sotto che è fondamentale e ci vediamo ad un prossimo video.